Se amate lo stile boho chic e volete dare un tocco personale alla vostra casa, siete nel posto giusto. In questo video vi mostrerò come creare questo bellissimo acchiappasogni in perfetto stile boho, con dettagli delicati e un design unico che catturerà sicuramente l'attenzione di chiunque. Vediamo subito tutto l'occorrente e iniziamo. L'occorrente per realizzare questo acchiappasogni è un anello in metallo da 30 cm, un filato macramè di un filo di passione, un uncinetto da 6 mm, degli aghi tirafettuccia e un metro da sarta. Prendiamo il nostro anello di metallo da 30 cm e il filato macramè di un filo di passione. Andiamo a realizzare su un'estremità un nodino scorsoio, in questo modo. Prendiamo un uncinetto da 6 mm, lo facciamo passare sotto al cerchio, agganciamo il nodino scorsoio e andiamo a fare una catenella di sicurezza. A questo punto andiamo a realizzare 25 maglie basse sulla parte superiore dell'anello, in questo modo. Una volta completate le nostre 25 maglie basse sulla parte superiore dell'anello, possiamo andare a tagliare il filo e a realizzare una catenella di sicurezza. In questo modo. Andiamo a ripetere adesso lo stesso procedimento anche sulla parte inferiore. Fatte anche le nostre 25 maglie basse sulla parte inferiore, le andiamo a girare verso l'interno del cerchio in questo modo, sia quelle inferiori che quelle superiori. Giriamo adesso il nostro cerchio sul lato del rovescio e mettiamolo un attimo da parte. Con l'aiuto di un metro da sarta andiamo a tagliare un totale di 18 metri di filato proveniente dal gomitolo, perché ci servirà per realizzare la parte centrale del nostro acchiappasogni. Riprendiamo il nostro cerchio e facciamo passare un'estremità del filo che abbiamo appena tagliato all'interno della cruna di un ago tirafettuccia. A questo punto facciamo passare l'ago all'interno della prima maglia bassa del lato sotto e lo facciamo passare in questo modo e ci andiamo ad agganciare sull'ultima maglia bassa del lato superiore e andiamo a tirare un po' il filo. Rifacciamo passare quindi l'ago all'interno della nostra seconda maglia bassa del lato inferiore e lo facciamo passare sulla penultima del lato inferiore in questo modo. Quindi andiamo a lavorare a zig zag tra il lato inferiore e quello superiore, stando attenti a tirare bene il filo. Torniamo in basso ed entriamo sulla terza maglia bassa, torniamo in alto ed entriamo sulla terzultima maglia bassa e continuiamo in questo modo fino a far combaciare l'ultima maglia bassa del lato inferiore con la prima del lato superiore. Andiamo a fissare il tutto facendo passare l'ultimo filo sul telaio in questo modo, lo tendiamo per bene e andiamo a realizzare un nodino in questo modo. Lo stringiamo bene in questo modo e lo andiamo a tagliare ad una lunghezza di 60 cm. A questo punto non ci resta che realizzare le codine e andremo a tagliare vari fili all'incirca di una lunghezza di 1,20 m, perché poi le andremo a piegare a metà per realizzare appunto i nodi. Quindi prendo la mia codina a metà, la inserisco all'interno dello spazio che si è venuta a creare e vado a formare il mio cappietto. Dopodiché vado a creare un nodo tra le due code per fissare il tutto e vado a ripetere questo procedimento per tutti gli spazi delle maglie basse del lato inferiore.
Adesso andiamo a ricreare il gancetto prendendo un pezzetto di filo, lo pieghiamo a metà e andiamo a fare un nodino per fissare le due estremità. In questo modo stringiamo bene e lo andiamo a posizionare sull'11° spazio della parte superiore, quindi andiamo a contare 11 spazi e lo posizioniamo qui sull'11° andando a creare un semplice cappiolino. Per quanto riguarda invece i nodi iniziali e finali, basterà fissarli con una punta di colla a caldo. E adesso andiamo a stringere solamente le maglie basse della parte inferiore e andiamo a centrare bene il tutto perché è possibile che con la lavorazione si sia leggermente spostato. Ed eccolo qui il nostro acchiappasogni in stile boho chic. E questo è il nostro semplicissimo acchiappasogni in stile boho chic finalmente completato. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, supportalo lasciando un bel like, un commento e se non lo avete già fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri progetti creativi. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!